Ciao a tutti, sono Hiro. Grazie per avermi seguito il mio canale. Come fa il tempo nella vostra zona? Qui a Milano giorno per giorno si alza la temperatura. Sembra che stia arrivando la primavera. In Giappone il 3 marzo si festeggia la festa delle bambine. La festa si chiama Hinamatsuri. Si festeggia per augurare la crescita sana delle bambine. Le bambine giapponesi si vestono in kimono e si festeggiano con tanto cibo speciale davanti a queste bambole. Le bambole sono proprio il simbolo della festa. Il tipico menù della festa è chirashi sushi. Avevo postato un video ricetta di chirashi sushi autentico circa un anno fa. Allego il link qui alto destro. Oggi vi presento come preparare bara chirashi sushi con pesce fresco. E per accompagnare il bara chirashi prepariamo una zuppa leggera di molluschi. Oggi uso queste vongole veraci fresche che ho trovato stamattina al mercato vicino a casa mia. Sapete che la stagione di vongole è la primavera. Durante l'inverno, nell'acqua fredda del mare, trattengono tanto aminoacido nella polpa e diventano veramente buone. Vi presento come pulire le vongole con un metodo che non si sbaglia mai. Alla pescheria del mercato ho trovato anche un bel pezzo di salmone e tonno. Il pesce tagliamo in piccoli cubetti e mettiamo su bara chirashi. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Condiamo il riso con l'aceto. Allego la mia ricetta di aceto per condire il riso. Se l'avete aceto già pronto per condire, usatelo pure. Appena versate l'aceto sul riso, mescolate bene velocemente con una spatola. Adesso prepariamo una frittata di uova. Sbattiamo le uova. Adesso friggiamo sulla padella. Allego il link della mia ricetta come preparare tamagoyaki frittata alla giapponese. Riscaldiamo la padella ungendo con un po' d'olio. Asciughiamo olio in eccesso con la carta. Facciamo raffreddare la frittata. Tagliamo la frittata a piccoli cubetti. Tagliamo a circa 1 centimetro di cubetti. Tagliamo il tonno a cubetti come la frittata.
Mettiamo a parte i cubetti di tonno. Tagliamo anche il salmone a cubetti. Mettiamo a parte i cubetti di salmone. Ora facciamo impiattamento. Mettiamo il riso su una scodella, poi mettiamo i pezzettini di alga nori sul riso. Io ci aggiungo anche i semi di sesamo tostato. Mettiamo i cubetti di salmone, tonno e tamagoyaki, la frittata di uova. Io ci metto anche i cubetti di avocado, cetrioli, metteteci qualcosa di verde al vostro piacere. Ci metto anche delle fette di ravanello che dà freschezza. Puliamo le vongole. Dobbiamo farle sputare la sabbia. Prepariamo un bagno con l'acqua salata per le vongole. Preparate 1 litro di acqua tiepida in un recipiente. La temperatura dell'acqua come quella della doccia calda. Poi facciamo sciogliere 30 g di sale. La quantità del sale è 3% per la quantità dell'acqua, così possiamo creare acqua salata come acqua marina. Poi immergiamo le vongole sulla scolapasta nell'acqua. Copriamo col foglio di alluminio, così abbiamo creato un ambiente come se fosse sotto la sabbia del mare. Lasciamo sputare la sabbia per circa un'ora. Riscaldiamo l'acqua a fuoco basso e tiriamo fuori piano piano il sapore dell'alga kombu. Evitiamo di far bollire l'acqua, altrimenti esce fuori l'odore sgradevole di alga. A questo punto togliamo l'alga dall'acqua. Aggiungiamo le vongole. Mettiamo coperchio ed alziamo il fuoco a medio. Quando le vongole sono aperte, abbassiamo il fuoco e togliamo la schiuma. Alzando un po' il fuoco e facciamo evaporare l'alcol di sake.
Impiattiamo in una ciotola. Ci metto cime di rapa, un tocco di primavera. Tic-tac! Servite con la salsa di soia e wasabi al piacere. Ora assaggio. Itadakimasu. Oggi ho preso salmone e tonno che sono in commercio tutto l'anno. Se trovate altri pesci freschi, tipo orata, spigola, sogliola, seppie, gamberi, potete metterci qualsiasi pesce che si può mangiare crudo. Metteteci diversi colori sulla scodella e il piatto diventa più bello. Un sapore intenso e concentrato di vongole nella zuppa. Il condimento è semplicemente il sale, quindi sentirete il sapore di vongole direttamente in bocca. Questa zuppa si chiama ushio jiru. Ushio significa marea, quindi di solito il condimento è solo sale. Ingrediente del brodo è pesce, tipo i molluschi, gli scarti di pesce come orata. La zuppa è nata come la cucina dei pescatori. Se aggiungete miso al posto di sale, diventa zuppa di miso con le vongole. Per me la zuppa di molluschi mi ricorda l'arrivo della primavera. Festeggiate anche voi la Hinamatsuri e sentirete arrivo della primavera col gusto. Provate la mia ricetta di barachirashi e ushio jiru, la zuppa di vongole. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima! Mattane!